Buongiorno, buonasera, io sono Elena e quando un anno fa ho iniziato la mia avventura qua su YouTube, mi si è aperto un mondo leggendovi la moda illustrata scritta nel 1895 e spero sia stato così anche per voi. Questo video nasce dall'affermazione di un'amica che proprio un anno fa mi chiese: "Ah, ma le donne sapevano leggere?" Direi che è giunta l'ora di fare un po' di chiarezza. E iniziamo! Se avete visto i miei video sapete già che le donne, oltre a saper leggere, si laureavano pure. Poche, però c'erano. Purtroppo in Italia l'accesso ai licei e quindi alle università per le donne è legalmente riconosciuto solo nel 1875. Prima ci sono state comunque donne che hanno conseguito la laurea, ma erano proprio casi eccezionali. Forse sarebbe il caso di fare un approfondimento di questo argomento e lo farò. Comunque, nel 1859, con la legge Casati, venne introdotto l'obbligo scolastico gratuito, ma solo per i primi 2 anni di elementari su 4, quindi per i bambini dai 6 ai 7 anni. Era presente solo nelle città che avevano più di 4.000 abitanti o con sedi di istituti di istruzione secondaria, le medie per intenderci. Nel 1877, con la legge Coppino, l'istruzione elementare aumenta dai 4 ai 5 anni e l'obbligatorietà dai 2 ai 3. Cosa fondamentale, venivano sanzionati i genitori che non mandavano i bambini a scuola. Dal 1883 è consentito alle ragazze frequentare gli istituti tecnici, in classi separate ovviamente. Bisognerà aspettare fino al 1904 la legge Orlando per avere l'obbligo scolastico fino ai 12 anni. In più ora tutti i comuni erano obbligati ad avere le elementari e da sostenere gli alunni più poveri tramite dei fondi comunali. L'istruzione elementare quindi era obbligatoria per legge sia per maschi che per femmine. Quindi sto dicendo che tutti i bambini sotto i 12 anni sapevano leggere e scrivere? No. Purtroppo no. Tra l'altro 12 anni era proprio l'età minima per legge per poter lavorare, ma sappiamo che molto dipendeva dall'estratto sociale e dalla realtà in cui vivevano questi bambini. Però dagli anni 60 dell'Ottocento ai primi anni del Novecento il numero di analfabeti passa dal 72 al 42% per i maschi e dall'84 al 60% per le femmine. Oddio, ma quindi mi stai dicendo che il 60% delle donne era analfabeta? Sì, ma il 40% no. E si parla di 120-130 anni fa. In più questi sono i dati ufficiali, non abbiamo traccia di tutti quelli che magari impararono le basi del calcolo e magari proprio giusto il minimo a leggere e a scrivere, magari dai fratelli minori che appunto obbligati ad andare a scuola ne sapevano più dei maggiori. O magari c'erano anche dei volontari che si offrivano di insegnare a leggere e a scrivere al di fuori dell'istituzione scolastica. E comunque, secondo l'ultimo censimento del 2011, in Italia l'1% della popolazione è ancora analfabeta. L'1% è una persona su 100. E vabbè che la maggior parte sono anziani, però insomma non è un dato molto confortante. Ora andiamo al sodo della questione. Le riviste stampate in Italia erano veramente tantissime e tante erano rivolte ad un pubblico quasi esclusivamente femminile. In questo caso parlo di decine di riviste, come ad esempio Margherita, La donna di casa, Il Corriere delle Dame, L'Italia femminile e ovviamente il mio amato La moda illustrata. Ripeto, queste sono solo alcune di quelle stampate in Italia. Al mondo c'era veramente un giro d'affari di notizie di carta stampata fuori di testa.
Siccome a quel tempo il centro della moda era considerato Parigi, diverse testate facevano riferimento alla stampa francese. Ad esempio, la moda illustrata era proprio la versione italiana della Mode Illustre. Quando dico che era la versione italiana, intendo proprio che i disegni e gli articoli talvolta sono gli stessi, venivano pagati alle testate francesi e poi usate dalle testate italiane, tedesche, eccetera. Ed infatti se si comprano riviste di moda dello stesso anno ma di diverse testate, si può proprio notare questa cosa. Secondo me si può tranquillamente dire che la moda parigina si diffuse veramente a macchia d'olio. Ma come funzionavano queste riviste? Potevano essere settimanali, quindicinali o anche mensili. Generalmente venivano acquistate tramite vaglia postale inviato alla casa editrice e la formula più usata era l'abbonamento annuale, anche se si potevano acquistare ovviamente le singole uscite, però costavano di più che all'interno dell'abbonamento. Quella che oggi chiameremo una vera e propria strategia di marketing era pubblicare all'interno della rivista dei romanzi a rate o dei quiz, degli indovinelli. Così dovevi per forza comprare il numero successivo. E per quanto riguarda i romanzi pubblicati a rate erano davvero furbissimi. Ad esempio, io ho tutta l'annata della moda illustrata e la prima settimana di gennaio inizia con un romanzo già iniziato. Quindi tu già capisci che devi prendere tutta l'annata, tutti gli anni, se non vuoi perderti l'inizio o la fine dei romanzi ai quali ti appassioni. Un altro considerevole introito erano le inserzioni a pagamento, cioè le pubblicità. Lo spazio poteva essere acquistato a riga o addirittura a pagina intera e per quanto riguarda la moda illustrata il tutto era gestito da degli uffici a parte rispetto a quelli che gestivano gli abbonamenti, con succursali in Italia e all'estero. Ad esempio, l'estratto di carne Liebig veniva pubblicizzato anche in Italia e in America. Ma sulle pubblicità servirebbe anche qua un video a parte che devo fare per forza. Ritornando alle riviste e a quello che si poteva trovare al loro interno, la cosa che mi ha davvero stupito, e se avete guardato i miei video lo avrete già intuito, è che anche nelle riviste rivolte ad un pubblico femminile, oltre agli articoli sulla moda e a magari qualche romanzo, considerati da sempre argomenti un po' frivoli, c'erano anche articoli sull'attualità e articoli di approfondimento su argomenti vari ed eventuali, quindi erano proprio anche riviste culturali. Portavano il mondo nelle case, anche se non c'era internet, e tutti sapevano tutto di tutti. L'attualità era comunque oggetto di discussione quotidiana e le donne non erano escluse. Sì, era comunque una società patriarcale e su questo non c'è dubbio, lo è ancora oggi la nostra, figuriamoci 130 anni fa. Però qualcosina iniziava a muoversi anche nelle riviste più tradizionali. Ad esempio, in un articolo della rivista Il Giornale delle Donne, scritto da un certo A. Vespucci, si dice: «Chi non conosce il Giornale delle Donne si allarma pensando che esso sia fautore di quell'emancipazione femminile che ha così radicali aspirazioni e tende a creare dottoresse e le virago». Venivano chiamate virago le donne molto forti con una corporatura più mascolinea. No, noi vogliamo la donna istruita, pretendiamo che le si aprano nuove vie di onesto e prodotto lavoro, che valga a compensare quanto le fu tolto dagli inventori delle macchine ad ogni genere, che resero illusori o quasi i lavori femminili. Ma non siamo affatto rivoluzionari. Sì, diciamo che questo è un po' il mood generale, però nello stesso giornale scrivono anche delle donne e quando si tratta di argomenti come ad esempio le lauree, sono ben contente di appoggiare queste rivoluzioni. Ora, dato che ho parlato di abbonamenti annuali, sono certa che penserete
che le riviste fossero una prerogativa della classe altoborghese e in un certo senso era così. Perché ovviamente chi era meno abbiente non pensava nemmeno di comprare le riviste, aveva ben altro a cui pensare. Ma come abbiamo già visto per i vestiti, e qui vi lascio il video dove ne ho parlato con la mia amica, anche le riviste potevano avere una seconda, una terza, una quarta vita. Venivano comprate e lette da chi se le poteva permettere e poi passavano di mano in mano. Nelle case con la servitù, ad esempio, tutto l'entourage che lavorava in casa poteva accedere alle riviste e ai giornali, magari dopo che i padroni di casa le avevano letti per primi, ovviamente. Poi c'era tutta quell'enorme fascia di società che comprendeva i commercianti, tutti coloro che avevano un'attività, che ne so, calzolai, panettieri e tutti quelli che lavoravano all'interno del mondo della moda, che era un'industria enorme. E era quello il settore al quale si rivolgevano le riviste che proponevano i cartamodelli, perché i nobili e l'alta borghesia i vestiti se li faceva fare su misura dai sarti più rinomati. E poi c'era chi si confezionava gli abiti in casa, ma comunque bisognava avere una gran maestria di base, senza contare il fatto che comunque tra fine 800 e nei primi del Novecento si potevano tranquillamente comprare abiti completi, interi, nei grandi magazzini, più tutto l'occorrente per confezionarli a casa. I sarti, le sarte, le sartine, le modiste dovevano essere sempre aggiornati sulla moda e sono sicura che i loro clienti nei loro negozi e atelier trovavano sempre riviste fresche. Sì, le donne sapevano leggere, non tutte, come dico sempre, e questo non tutte vale sia per le cose negative dell'epoca che per le cose positive, ma qualcosa iniziava a andare nella giusta direzione e speriamo di continuare su questa direzione. Per concludere, voglio leggervi un pezzetto di articolo della Moda Illustrata del 14 marzo 1895. In altri tempi, parlare di moda e di ninnoli poneva la donna che si abbandonava a questo genere di conversazione in uno stato di inferiorità. Essa si mostrava leggera e come tale veniva trattata. Ma così non può più dirsi ai giorni nostri. La moda e tutto ciò che la riguarda è diventata un'arte e come tale va considerata. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!